Salve gente, io sono Luca e in questo epico episodio del corso di italiano avanzato volevo parlare della parola sgamato, o meglio, della parola sgamato usata in funzione aggettivale, quindi sgamato, sgamata, sgamati, sgamate. In un certo senso questo video vuole essere la continuazione di un video che ho fatto qualche tempo fa in cui ho parlato del verbo sgamare e dell'espressione antisgamo. Se non l'avete visto vi metto il link qua magari, o qua, adesso non mi ricordo da che parte viene il link, comunque vi metto il link, magari dategli un'occhiata perché in sostanza questo è un caso piuttosto curioso in cui abbiamo la parola sgamato e il verbo sgamare che hanno due significati diversi. Cioè, a rigor di logica, il verbo sgamare e la parola sgamato dovrebbero avere un significato collegato, in realtà la parola sgamato ha un significato diverso dal verbo sgamare. In questo video parlo della parola sgamato. Per il significato del verbo sgamare vi rimando all'altro video che avevo fatto qualche tempo fa. Allora, come dicevo, sgamato viene usato come se fosse un aggettivo, quindi possiamo dire per esempio è un tipo sgamato. Oppure è una persona sgamata. Cosa significa sgamato? Ecco, vi faccio un gesto che a volte viene fatto quando si dice sgamato. Il gesto è questo, quindi come se fosse una cicatrice, no? Sgamato fondamentalmente vuol dire che questa persona ha una certa esperienza ed è molto difficile fregarla, ingannarla. Una persona sgamata è una persona che capisce subito quando stai cercando di fregarla. Perché? Perché ha una certa esperienza in determinate cose. C'è una parola simile a sgamato in italiano che è navigato. Navigato evidentemente deriva dal verbo navigare, però viene usato in senso metaforico per indicare una persona che comunque ha una certa esperienza nella vita, ha visto molte cose, quindi una persona navigata è una persona che capisce subito determinate cose. Perché? Perché probabilmente ha già vissuto in passato situazioni simili. Quindi in un certo senso uno sgamato, per come la interpreto io questa parola, è il proverbiale vecchio lupo che è difficile da fregare, cioè in realtà il lupo che in realtà ne sa più di te. Tu cerchi magari di mettere una trappola, ma il lupo sa benissimo che quella è una trappola. C'è un modo di dire in italiano per indicare questa cosa che è la sa lunga. Come si usa questo modo di dire? Si usa in questo modo. Io posso dire per esempio Marco la sa lunga. Cosa significa che la sa lunga? Significa che ha una grande esperienza in questo settore, o comunque che ha esperienza. Ecco, diciamo che io la parola sgamato l'ho sentita usare dalle mie parti prevalentemente con il significato specifico di difficile da fregare, difficile da ingannare, difficile da far cadere in trappola. Quindi uno sgamato è uno che in realtà ha già una risposta pronta a tutte le situazioni, sa già cosa fare se succede una determinata cosa e comunque è una persona che se la cava sempre, non la mette in difficoltà. Di nuovo, tutto collegato al fatto che questa persona ha una grande esperienza pratica e oltre all'esperienza anche quello che in italiano definiamo intuito, il fiuto, cioè capisce subito se qualcuno sta cercando di fregarlo. Ecco, diciamo che poi alcune persone la usano anche con un senso più generale di essere rapidi a intuire in generale, cioè capire subito le cose, capire subito le situazioni. Cioè, in altre parole, una persona sgamata è una persona che non appena si trova in una determinata situazione capisce subito come si deve comportare, sa già come si deve
comportare, è pronta ad agire. Quindi in questo senso sgamato viene usato come sinonimo di scaltro. Io personalmente questa parola l'ho sentita per lo più in riferimento al concetto che vi dicevo all'inizio, cioè persona che è scaltra, che capisce subito quando la si vuole fregare. Quindi facevo l'immagine del vecchio lupo che in realtà non puoi farlo finire in trappola perché il lupo è vecchio, ha una grande esperienza e sa già come comportarsi, come evitare le trappole. Ecco, questo è quanto. Nel riquadro magari vi metto il link al video di sgamare e antisgamo, così capite un attimo la differenza tra sgamato e il verbo sgamare e l'espressione antisgamo. Detto ciò, vi saluto e che l'italiano avanzato sia con voi.